Ciao, siamo Marco e Sara. A bordo del nostro camper sperimenteremo una nuova vita. La scelta che abbiamo intrapreso è stata frutto di riflessioni, considerazioni e nuove esigenze che si sono fatte largo con il passare degli anni. La nostra trasformazione sarà improntata sulla qualità della vita, del tempo, nelle relazioni, nei sentimenti, nelle sensazioni. Il nostro mantra sarà: sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Felicini, buongiorno! Allora ragazzi, scusate se non abbiamo fatto gli aggiornamenti, ma da quando siamo tornati da Turbigo sono stati 7 giorni, ma veramente 7 giorni di pioggia. 7 giorni di pioggia incessante. Sì. Eppure la nostra mega super batteria non c'era dato nessun problema. Sono stati 7 giorni al buio. Siamo arrivati 7 giorni al buio completo, cioè nel senso che pioveva, quindi non caricava niente. Siamo arrivati al 50% della batteria, quindi utilizzando corrente, ricordiamo, anche per quelli nuovi che ci stanno seguendo, non abbiamo gas, quindi utilizzando il bimbi, utilizzando il forno, utilizzando la piana induzione, il boiler elettrico, e siamo arrivati al 50% dei 1120 ampere che abbiamo messo. Quindi direi che siamo super soddisfatti di questo lavoro, vero? Sì. E ne valsa la pena, e grazie ancora a Roberto e Donatella per il loro grossissimo aiuto, davvero, veramente. E oggi c'è una novità, venite con me. Venite. Il nostro lavoro, le due freccettine simpatiche, con il primo codice QR porta al nostro canale YouTube, il secondo codice QR vi riporta al link del nostro shop online. Marco stamattina è salito sul tetto a pulire tutti gli oblò, adesso deve fare un altro lavoretto perché ci siamo accorti che ci si sta rompendo questo gavone. Si sta rompendo praticamente, buongiorno Felici, su tutto il perimetro del camper c'è questa striscia, chiamiamola così, che ha una guarnizione centrale che fa da cerniera, funge da cerniera, diciamo così, apri e chiudi. Col tempo, col sole, con le intemperie, questa cerniera si sta crepando tutta, quindi, visto che non vorremmo perdere il contenuto in viaggio, ne mettiamo due cerniere, una di qua e una di qua, poi le pitturo di nero, così siamo a posto. Che dite Felicini? Questo è il primo lavoro della giornata. L'altro lavoro che faremo oggi, sempre se riuscirò a farlo oggi, nel caso lo faremo domani, questo sarà un lavoro un upgrade molto importante che faremo sul camper e che ci servirà tantissimo, perché eviteremo poi tutte le volte di portare pesi avanti e indietro dal camper, avanti e indietro, su e giù, e vai a comprare e porta e fai. Smaltimento di plastica, poi ne riparliamo. Seguiteci perché questo qua può servire a tutti i camperisti, veramente, con poca spesa, tanta resa. Ovviamente non stiamo farando il camper, Prima cerniera posizionata. Sì, alla fine ho tolto i rivetti, ho messo le viti da 6 lunghe 40, viti da 6 col dado dall'altra parte, e poi vedremo cosa fare quando siamo in Marocco. Dai, per adesso va bene così. Non ho voglia di pensare adesso, ho altre cose importanti da fare, tra cui quella cosa che avevo detto prima. Ci vediamo dopo. Guardate un po' Felicino, non mi è ancora arrivato il segreto alternativo e quindi mi arrangio così. Sto tagliando col trapano. Ovviamente questo è alluminio, vedete? Tutto tagliato col trapano. Ma abbiamo interrotto un attimo i lavori. è passato il corriere a manetta, ho detto guarda, è arrivato qualcosa per noi, è passato dritto, dopo ho detto no, e invece ha messo la rete e è tornato indietro. Vabbè, sono arrivati i colori no, l'abbiamo prese così, guardate. Sì, Bordeaux, le nuove seggiole. Fighe. Ci siamo concessi questo super sdraio dopo aver riciclato le sedie di 25 anni fa che ormai si stavano sfondando. La apriamo con voi, Se siete interessati all'acquisto vi lasciamo il link dove l'abbiamo comprate. Sono comode. Versione mare, così ci possiamo rilassare dopo aver mangiato, facciamo un rottino, poi tiriamo giù. Recliniamo, dormitino. Ah, morbido qua. Versione invece pranzo. Cena. Adesso dobbiamo cercare di farle stare qua dentro, e la scala invece che era qua la dobbiamo tenere su per forza. Dobbiamo fare Tetris adesso. Proseguiamo con i lavori, Felicini, siamo stanchi morti. Questa è stata una pausa dai lavori. Dormi.
amore, che è ricoperto con la moquette il coperchio. Guardate che bel lavorettino. Carino, eh? Sì, molto carino. Adesso li metto la cerniera qua. Tac. Lo attacco al mobiletto. E questo andrà a coprire la fusibiliera dove ci sono gli interruttori, giusto? Sì. Del nuovo lavoro della batteria. Adesso vi Fusibiliera mostriamo. e interruttori, tutte e due. Esatto. Copriremo questo. Quindi il coperchio andrà a chiudere tutto in modo che ci sono i cavi tutti belli protetti. Vedete con la mia luce super potente la cerniera? Ah, si apre così, si alza, Ah, si va a lavorare sull'impianto vedete? e si richiude. E si abbassa, dai, carina. Non abbiamo trovato lo stesso colore Carina. della tappezzeria, fa niente, tanto Fa sotto niente. non la vede nessuno. Proseguiamo. Proseguiamo che adesso vedete il lavoro che vi dicevo stamattina. Oh, Felicini, buongiorno. Ieri vi avevo promesso che vi facevamo vedere il montaggio di quel famoso upgrade che stiamo facendo sul nostro camper, ma eravamo talmente stanchi che non siamo riusciti a farvelo vedere. Vabbè, niente di che, ve lo facciamo vedere questa mattina. Si tratta di un prodotto che aiuta tutti noi camperisti, non solo, anche chi sta a casa. Principalmente lo sto consigliando agli amici camperisti, perché abitualmente ci prendiamo la nostra cassa d'acqua, ce la portiamo sul camper, ingombro, mettiamo nel gavone, la mettiamo lì, ci porta via spazio, lo smaltimento della plastica, quindi l'inquinamento, e quindi abbiamo deciso di montare questo fantastico impianto. Grazie a Easy Bazaar che ci ha inviato questo kit. Adesso ve lo facciamo vedere. Soprattutto voglio farvi vedere quanto è semplice da installare. Anche una persona che non ha manualità riesce comunque a installarlo, perché è veramente semplice. Innanzitutto vi faccio vedere il kit, da cosa è composto. Poi ci sono vari kit, noi abbiamo preferito questo. Allora amici, partiamo dal cuore pulsante dell'impianto di depurazione. Questo kit di filtrazione per camper a sedimenti a carbone in blocco. È un sistema di filtrazione particolarmente indicato per le acque potabili innanzitutto, questo è importantissimo da dire. Questo kit, a differenza di altri kit, è dotato di un ballast con ingresso a 12 volte e un flussostato che accende lo sterilizzatore solamente al passaggio dell'acqua. Questo è lo sterilizzatore. Applicando il flussostato, l'acqua si accende solo al passaggio, quindi evitiamo anche un alto consumo di corrente. Come dicevo prima, semplicissimo da installare perché abbiamo praticamente due filtri. Il primo filtro, quindi il primo stadio, è in grado di rimuovere sabbia, fango, argilla e materiale in sospensione di ogni genere, che è l'ingresso. Impossibile da sbagliare, c'è scritto ingresso. Esce e entra nel secondo. Il secondo stadio è lo sterilizzatore con lampada da 11 watt in ingresso e rimuove gli eventuali batteri. Quindi esce dalla lampada OV e entra nel terzo blocco. Il terzo filtro, è un filtro a carboni ed è in grado di eliminare il cloro e migliora il sapore dell'acqua. Quindi questo toglie odore e sapori cattivi. Nel kit ci sono compresi anche 3 metri di tubo, un teflon, 2 staffe per il fissaggio, un raccordo dritto per tubo da 1/4 con filetto maschio da throw tie per collegare i filtri, i gomiti, i raccordi. Il kit che abbiamo noi è compreso di rubinetto. Abbiamo preso questo rubinetto perché ci permetterà poi di utilizzare solamente quell'acqua che vogliamo utilizzare, quindi per bere e per far da mangiare e per cucinare. L'altra la faremo scendere normalmente dal miscelatore che abbiamo. Adesso procediamo col montaggio. Veramente vi faccio vedere quanto è semplice montare questo kit. Andiamo. Allora amici, il kit lo andiamo a montare sotto qui, dove adesso abbiamo la pattumiera, l'acqua. Spostiamo tutto in fondo, lo applicheremo direttamente alla parete. Procediamo col montaggio. Ok, allora vedete qua amici che vi faccio vedere dove lo mettiamo noi, dove lo posizioniamo. Noi andremo a posizionarlo qua, precisamente qua. Ci sta Quindi giusto lo lì. fisso giusto. Vado a individuare il tubo dell'acqua fredda, che è questo. Lo taglio, inserisco il raccordo. Primo step, spegnere la pompa. Quello è importantissimo perché appena andiamo a tagliare il tubo o a scollegare i raccordi va in giro acqua dappertutto. Semplicissimo. Tac, spegniamo la pompa. E per non sprecare acqua, ovviamente quando apriamo il rubinetto non è che la lasciamo cadere nel lavandino. Utilizziamo un contenitore così la utilizziamo per dopo. Individuato il tubo dell'acqua fredda, lo andiamo a tagliare. Io utilizzo un seghetto perché non ho un tagliatubi. Ho sbagliato, ho tagliato il tubo dell'acqua calda. Non No, è ma Felicini.
Non è vero. Che spirito, mi ha fatto venire un colpo. Andiamo ad applicare il raccordo. Il nostro camper, essendo un camper datato e ha un impianto idrico non uguale a quelli moderni di adesso, abbiamo dovuto comprare una T con l'attacco da mezzo pollice, altrimenti vi arriverà questo kit, questo raccordo con il tubicino. Si esce direttamente, si va direttamente al rubinettino, molto semplice, ok? Adesso vado a installare l'acqua fredda, il tubo che ho tagliato lo installo la parte sopra che va al rubinetto qua e la parte sotto che arriva il carico qua. Mettiamo l'ogiva col suo raccordo e andiamo a inserire il primo pezzo. E uno, facilissimo, si incastra dentro in automatico così e si avvita, basta. Primo pezzo, poi ovviamente andiamo a stringerlo. Andiamo al secondo pezzo, mettiamo il raccordo, mettiamo l'ogiva e inseriamo anche il secondo tubo, spingiamo in fondo e chiudiamo. Però prima di fare questo devo farlo passare dietro così. Piccolo particolare. Tutte le volte che andiamo a inserire i tubi nei raccordi ci accertiamo che il tubo sia spinto giù bene in fondo, Ok, perfetto. Da qui usciremo col tubicino, il tubicino blu che avete visto prima, e entreremo nell'ingresso del primo filtro. Questo rubinetto è molto comodo perché da qui possiamo aprire e chiudere quando vogliamo in caso di manutenzione. Quindi quando andremo a sostituire i filtri chiuderemo il rubinettino, sostituiamo i filtri e riapriamo. Una volta chiusi i raccordi chiudete il rubinetto, accendete la pompa e verificate che non perda. Perfetto, non perde, possiamo proseguire. Proseguiamo con l'altro step. Una volta verificato che l'impianto non perde, andiamo a posizionare, come vi dicevo prima, il kit. Io l'ho invertito, semplicemente si staccano e si riattaccano con sono delle staffe click e clack, qua come si chiamano, così tac. Uno, due si attaccano e si staccano. L'ho invertito perché a me serviva che l'ingresso fosse di qua a destra, altrimenti si possono invertire come si vogliono, è smontabile tranquillamente. Adesso vado a posizionare i piedini al muro e poi proseguiamo con l'altro step. Posizionate le due staffette su cui si fisserà poi il kit, andiamo a fissare il kit. Andiamo a fissarlo così, una e due. Blocco del kit fissato. Adesso andiamo a mettere l'ingresso, quindi usciamo da qua e andiamo nell'ingresso. Amici, questi sono gli innessi rapidi, esattamente qui sono gli innessi rapidi, ci sono questi 6 gerini, quindi prima di inserire il tubo si tolgono i 6 gerini, si inserisce il tubo e si rimettono i seger in modo che lo tiene in posizione. Una volta inserito il tubicino si porta indietro appena appena il raccordo e si inserisce il seger in modo che il tubicino non esce più ed è dentro bello preciso. Adesso facciamo la misura, andiamo a misurare, tagliamo quanto ne serve. Allora amici, sarebbe meglio avere il tagliatubi, però noi non ce l'abbiamo e quindi ci arrangiamo con la forbice, un po' di qua un po' di là senza magari schiacciare troppo il tubo. Perfetto, quindi tagliamo il tubo a misura, vedete, ancora un po' lo taglio, si fa sempre in tempo a tagliarlo, è meglio. Ok, accorceremo a mano, tanto questo va ancora raddrizzato, quindi vediamo com'è. Perfetto, cosa dite? Possiamo inserire? Togliamo il seger, togliamo il tappino, inseriamo il tubicino, inseriamo il seger. Ma che bel impiantino, Amici, il titolare dell'azienda ha realizzato questo flussostato che adesso io andrò a installare. Vabbè, installare è una parola grossa perché è molto semplice, non si può sbagliare perché c'è scritto out e in, quindi in, ingresso, out, uscita. Entrerò da qua e uscirò da qua. Che funzione ha il flussostato? Praticamente rileva il passaggio dell'acqua e al passaggio dell'acqua si attiva la lampada UV. È stato realizzato apposta per non avere un consumo eccessivo di corrente, giusto perché viene utilizzato in camper. Poi per il discorso abitazione è un'altra cosa, per il camper è stato realizzato appunto questo. Io ho applicato due biadesivi della 3M in modo che io non sto lì a smontare la scatoletta e forarla sulla parete, quindi la applico così, la metto dove voglio. Questi sono gli adesivi, tengono un sacchissimo. Sì, questo è il tubicino, vado a posizionarlo così. Va bene Felicini? Siamo dritti? No, devi scendere un pochino più di là. Togliamo il tappo, ovviamente i filtri vengono
siamo andati con i tappi per non far entrare lo sporco, ok, rimettiamo il seggiolino e via, ma che bello, e da qua non esce più. Questo è dritto così? È dritto? Sì. Va bene l'impiantino fatto così? Adesso usciamo da qua e andiamo al rubinetto, quindi in e out. Ok, abbiamo inserito l'uscita, col tubicino saliamo il rubinetto, quindi facciamo la lunghezza del tubo per il rubinetto, che è questo. Ok, poi dopo fascettiamo tutto bene assieme e raddrizziamo il tutto. Ok, è rilevata la misura, la lunghezza del tubicino che dobbiamo tagliare, che è quello che poi andrà inserito nel rubinetto. Mettiamo il suo salvatubo, che è quello che non fa piegare il tubo quando si inserisce, il bicono e il raccordo. Ok, filiamo il rubinetto e andiamo da sotto a lavorare. Raccordo chiuso. Adesso andiamo a attivare il flussostato, semplicemente inserendo una presa di corrente. Posizioniamo un altro adesivo 3M e fissiamo il suo trasformatore. Perfetto, qua che bello. Proseguiamo fino alla fine, così vi faccio vedere in funzione. Andiamo a inserire la presa in questa spina. Da questa parte si va a inserire la spina nella presa di corrente, in questo caso la colleghiamo alla 220. Ovviamente se utilizzerete un impianto a 12 volt il trasformatore arriverà con un cavetto con i soliti due cavi rosso e nero che collegherete poi a 12 volt. Vai, portiamo la presa alla corrente, andiamo a inserire la spina nella presa di corrente, andiamo ad azionare il rubinetto e la piscina nell'acqua depurata. Attenzione sotto cosa succede, attenzione sotto cosa succede. Si accende la spia, il flussostato si è attivato, la lampadovia sta disinfettando l'acqua, sta togliendo i batteri all'acqua. Perfetto. Amici, il lavoro finito. Vi mettiamo in descrizione il link di Easy Bazaar, dove all'interno troverete tutta la serie di kit di depurazione sia per il camper che per la casa. Poi ci sono anche prodotti per la piscina, la disinfestazione della piscina, la pulizia della piscina, insomma c'è una marea di roba. Mi raccomando, non restateci male per i prezzi perché veramente sono bassissimi. Andate voi a vedere. Apriamo le porte, oltre le sorte, è la nostra casa, su ruote lo sai, ogni nuovo giorno un po' di magia dai. Tanta sana ignote, dai mari ai monti, nella nostra casa sempre insieme pronti. Avevamo un sogno, ora è realtà, viaggiare insieme per l'eternità. È la nostra casa su ruote, lo sai, ogni nuovo giorno un po' di magia dai. Destinazioni ignote, dai mari ai monti, nella nostra casa, sempre insieme pronti. Avevamo un sogno, ora è realtà, viaggiare insieme per l'eternità. È la nostra casa su ruote, lo sai, ogni nuovo giorno un po' di magia